Ciao e benvenuto di nuovo nel canale. Ladies and gentlemen, her. Voglio farti vedere come realizzare il punto festone. Io lo utilizzo spesso per coprire la parte posteriore dei miei ricami, come in questo caso, dove ho cucito dietro questo panno lenci proprio per rendere più pulito il ricamo nella parte posteriore, visto che rimarrà nel telaio e verrà utilizzato come quadro. Per cui andiamo subito al telaio e ti faccio vedere come realizzare il punto festone. Per realizzare questo punto ho già tagliato il bordo del mio lavoro in modo circolare, così potrò semplicemente restringerlo verso il centro. Sul bordo poi andremo a cucire questo pezzo di panno lenci che ho già ritagliato anch'esso in base alla grandezza del mio telaio, e utilizzerò questo filo che è un moulinet di questo colore proprio per far vedere pian piano tutti i passaggi. Ho già preparato l'ago con il filo per realizzare il punto festone, ma ancora prima realizzerò questo punto qui per aiutarmi a tenere chiusa tutta la parte tutta la stoffa che c'è nel retro del ricamo, lasciando molta distanza. Una volta terminato tutto il giro del telaio, potremo tirare il filo e chiudere tutta la parte posteriore della tela. Per la realizzazione del punto festone la prima cosa che dobbiamo fare per nascondere il nodino è entrare nella parte posteriore del nostro lavoro ed uscire quanto più vicino possibile al nostro telaio. Lo tengo con una mano, allo stesso tempo aggancio, mi assicuro che il filo sia esattamente dietro al mio ago, quindi così. In questo modo avrò creato il primo punto festone. Adesso posso procedere con il lavoro. Si creerà questa specie di nodino senza tirare molto, perché altrimenti si creeranno le grinze. Sia nel caso in cui abbiate terminato il vostro giro che nel caso in cui abbiate finito il filo prima di terminare il giro, basta semplicemente chiudere in questo modo. Facciamo lo stesso punto di prima. Per nascondere il filo io semplicemente alzo la tela e mi inserisco al di sotto del lavoro. Giriamo con il filo e terminiamo tutto il giro. Alla fine del lavoro avremo esattamente questo risultato. Genio. Grazie mille per aver guardato questo video, spero che ti sia tornato utile. Fammi sapere sotto nei commenti se ci sono altri contenuti che ti piacerebbe vedere, altre informazioni. Ti lascio in descrizione una lista con alcuni materiali utili se stai iniziando a ricamare, e ti ricordo anche che puoi supportare il canale iscrivendoti, lasciando un bel like al video, e se vuoi puoi anche attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. E ci vediamo alla prossima, ciao!